Ciao a tutti, ai nuovi arrivati e chi è ritornato. Oggi vi propongo una ricetta natalizia, le palle di neve. Una ricetta semplice, al sapore di limone. Come sempre tutte le info e gli ingredienti sono giù in info box. Se vi va fatemi sapere cosa ne pensate della ricetta e buona visione. Nella ciotola dell'impastatrice ho messo il burro un po' prima per farlo ammorbidire. Aggiungo zucchero a velo, farina e la fecola e per aromatizzare il tutto la buccia di limone. Sull'impastatrice ho montato la foglia così tutti gli ingredienti si amalgameranno tra di loro fino a formare un panetto. Ci vorranno pochi minuti perché il panetto inizi a formarsi. Il panetto ha iniziato a formarsi, a questo punto trasferisco tutto su un piano di lavoro leggermente infarinato. Come ho detto in precedenza, la infarino leggermente anche le mani, in questo modo risulta più semplice prelevare l'impasto da dentro la ciotola dell'impastatrice. Poiché l'impasto è molto morbido, aggiungo un po' di farina. Bisogna lavorare con le punte delle mani perché serve soltanto per compattare il tutto. A questo punto che l'impasto è compatto, infarino leggermente, lo adagiate in una pellicola e lo avvolgo al suo interno. Faccio riposare l'impasto in frigo per almeno un'ora. Io vi consiglio anche 2 ore. In questo modo diventa compatto, bello freddo e si può lavorare senza troppi problemi. Nel frattempo che l'impasto riposa in frigo, prendo una padellina e verso al suo interno le scaglie di cocco. Scendo a fiamma bassissima e faccio tostare. Mi raccomando, all'interno della padellina non va nessun tipo di grasso, soltanto il cocco. Per tostare il cocco ci vorrà qualche minuto. Il mio cocco è finito di tostare, volendo si può togliere anche 2 minuti prima. Dipende dal grado di tostatura che vi piace. A questo punto trasferisco il mio cocco in un contenitore e lo faccio raffreddare. Il cocco tostato sarà la farcitura delle palle di neve. Passato il tempo di riposo dell'impasto dal frigo, l'ho ripreso e tolgo la pellicola. L'impasto è molto più compatto e molto più duro, quindi è molto più semplice da lavorare. Do una forma di un salsicciotto volendo. Il mio impasto è pronto per essere lavorato. Prendo l'impasto, taglio con il tarocco e formo un salsicciotto non più lungo di 6 cm. Posso dividere l'impasto di 2 o 3 cm di larghezza. Io li ho fatti di 3 cm. Prendo l'impasto sulle mani, lo schiaccio leggermente, cerco di dare una forma più tondeggiante possibile, al cui interno creo una piccola cavità in cui inserirò il cocco che ho tostato in precedenza. Adesso chiudo e poi arrotolo nei palmi delle mani. Questo è il risultato e continuo così. Adesso che tutte le mie palle di Natale sono pronte, le trasferisco su una placca da forno foderata con carta forno. Ora trasferisco le mie palle di neve in frigo per 10 minuti. Trascorso il tempo, accendo il forno ventilato a 175 gradi, poi vanno cotte a 175 gradi per 15 minuti. Una volta che le mie palle di neve sono cotte, le ho trasferite su una gratella per dolci, dove devono raffreddare per 30 minuti. Mi dedico alla preparazione della glassa. In un contenitore ho messo lo zucchero a velo, a cui aggiungo per cominciare 2 cucchiai di succo di limone. 1 e 2 e inizio a mescolare. Vedo che c'è bisogno di altro succo di limone, ne aggiungo una. Pian piano aggiungo il succo di limone restante. La glassa è quasi pronta, un filino ancora dura, quindi aggiungo un altro po' di succo di limone e continuo a lavorare.
Alla fine deve essere una glassa che non deve essere né troppo liquida né troppo densa. Deve essere un altro po' più liquida, ancora un po' troppo densa. Un altro po' di limone. Alla fine ho messo 7-8 cucchiai di succo di limone. A questo punto la mia glassa è pronta. Prendo la palla di Natale e l'adagio nella glassa. La trasferisco nel cocco. Infine sul mio piatto da portata e continuo così con tutte le altre. Queste sono le palle di neve una volta riposate in frigo per 10 minuti. Grazie per aver guardato fino a qui, fatemi sapere cosa ne pensate delle mie ricette, iscrivetevi, lasciate un like e un commento così mi aiutate, grazie e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!